Bene, siamo qua per Daniele. Ciao a tutti. Ciao Elena. Ti connetti più profondamente a Daniele ascoltando la mia voce che conta da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. Lo vedo che è su una riva del mare e ha come se avesse dei prolungamenti al corpo sai i pesi quelli dei sub? Ok, i Che lo piombini. tengono, sì, tutti dei piombini che scendono dalla sua vita e lo tengono rallentato, fermo, un po' più. Ma lui è in mare o sta uscendo No, dal no, mare? è fuori, è sulla spiaggia, Mhm. vicino alle onde, ma è già fuori. E non li vuole togliere? Sì, li vuole togliere e vuole sapere che cosa sono. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 mi ha detto proprio. Questa è una rappresentazione simbolica, metaforica di Daniele o è una vita precedente? No, no, è una rappresentazione simbolica della sua vita di ora. Va bene. Vibrazione. 250.000, Consapevolezza. 80%, PSPE. PS 37 e cos'è? 63, Vite precedenti. 2933, Percentuale di utilizzo del cervello. 7. 7%. Ok. Mhm. Daniele è interferito da entità Sì, eteriche. sì, sì. ehm, allora, ha due entità mentali, Mhm. poi ci sono altre due interferenze. Allora, una è rappresentato, allora, è un essere a forma è un quadrato Mm? che si muove, cioè è un essere però a forma quadrata. Mhm. Con le gambe, no? Sì, mm. Allora, è tipo no, un rettangolo così e poi sotto il pezzo del rettangolo è diviso in due e si muove. Ok. Di a questa entità rettangolo di prendere la sua vera forma. Che noi li faccio prendere in giro oggi, non abbiamo proprio voglia. Io, anche meno. Mm, è un rettiliano. Ok. Perché si presentava come rettangolo. Oh, pensavo di poter far finta di essere qualcos'altro. Mhm. Come si chiama? Judy. Ok, io oggi battesimo Judy come illuso. Mhm. Glielo marchio a fuoco sulla fronte, Gliel'ho illuso. fatto, lo stavo facendo mentre Ok, ho come si fatto per marchiano le questo. vacche, Sì, sì. poverine. Marchiamo questi qua. Volevo dire un'altra cosa molto più volgare, ma poi dai, Mhm. YouTube Mhm. si può, Mhm. mette Anna Montana che balla con il culo di Mm. fuori. Oh, ho detto culo, non devo Mhm. più dire culo, altrimenti mi censurano. Va Mm. bene. Mm. Chi altri? Perché il rettiliano è il lavapiatti. Mm.
sto parlando. Poi arriva un militare. Mm. Come si chiama? Reddy. Mm. E poi chi altro? E poi due entità mentali. Ok. Sopra Reddy chi c'è? Zeus. Mm. E sopra invece il rettiliano vedo Odino, che però collaborano, cioè sono messi d'accordo, tipo, vabbè, io faccio finta di essere sopra a Reddy e tu fai finta di essere sopra a È Giulia. sopra tutti. Odino o Zeus? Odino. E sopra Odino chi c'è? Io vedo sempre Lucas. Come lo vedi Lucas? Allora, vedo come se fosse una faccia una faccia di informazioni blu, come se fosse fatta una luce un po', mm, non mi viene la parola, non luminosa, un po' più, si dice, vabbè, non viene, un po' Mm. meno luminosa, blu, Mm. con il contorno di blu un po' più chiaro, più Quindi luminoso. un'energia. Sì, Va bene. Il passato in ambito militare di Daniele è collegato al mm, militare Reddy, certo, sì, però al Reddy programma. non è francese e qui stiamo parlando della legione francese. No, no, ma prima, il programma è prima. Anche il fatto che Precedente. lui voleva fare, sì, la carriera militare, già da lì, Mm. già prima. Quindi causa esoterica del suo intento di iniziare una carriera militare, tra l'altro nella legione francese, che è una delle In più, più sì, severe, esatto. castranti, Mm, isolanti dalla civiltà. sì. Io ne so poco, ma se non erro, li mandano anche per lunghi periodi in Africa, io sapevo, non più, in giro per il mondo, ovunque, mi dice Infatti, Daniele. sì, 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 infatti. Quindi 6 mesi qua, 12 mesi là, Anche spesso sulle navi, mi sembra, almeno vedo in sì, mezzo sì, al sì. nulla sulle navi, mi è apparsa questa roba qua. Qual è il senso della legione francese? Non mi è mai stato chiaro. Mm. È un po'. Allora, provo a descriverti quello che mi è arrivato. Ha un po' un aspetto piratesco, cioè eh, vengono addestrati a essere un po' pirati, tra virgolette, ma molto strutturati, molto prof- Irregimentati. esatto, sai, proprio soldatini che così, che non puoi sgarrare, non puoi fare, quasi non puoi dire una parola diversa da quella che ti dicono e vengono usati per fare delle missioni molto precise, molto anche spesso segrete, molto cruente. Ho questa Ok, immagine qua. causa esoterica del fascino che dà la legione francese in tutti. In passato si diceva chi è soggetto a una grande delusione d'amore, basta, non credo più nell'amore, vado a arruolarmi nella legione francese. Mm, Come se fosse una punizione che si dava a se stessi e alla fidanzata, ex fidanzata, che avrebbe avuto il rimorso di una persona che si dava al nulla in pratica, per mhm. delusione. La delusione d'amore era la legione francese. Ok, io vedo. Sì, c'è quell'aspetto lì, da una parte, ok, quindi andavano chi, diciamo, chi tra virgolette non aveva il coraggio di farla finita, tra virgolette, quindi andava Mhm. a buttarsi in quella cosa lì.
E dall'altra invece un riscatto forte per se stessi, tipo se io riesco a resistere alla legione francese vuol dire che sono proprio duro e forte. Mhm. Ecco. Nel caso di Daniele, lui voleva lasciare tutto e ricominciare lì. Mi Era scrive. per... Sì, era l'altra parte, era proprio io sono duro e forte, posso dimostrare a me stesso che ce la posso fare se resisto lì. Ok, Sono il supereroe, no, che vorrei essere, tra virgolette. ci sono delle entità precise dietro la legione francese? Allora, mi è apparso un pianeta, ehm, allora, è un disco, no, una semisfera dove è tutto piano, la superficie è piana e poi c'è tipo una sfera sopra. Ehm, Vedo un po', la superficie la vedo un po' verde giallognola, cioè tanto. Mhm. mm. Ehm, Ci sono queste strutture fatte un po' tipo a semicerchio, ok, dei pezzettini di cerchio così qua e là. E allora dentro fanno degli esperimenti tipo mm, vedo da una parte come se creassero dei robot e ogni volta aggiornano questi robot in base a quello che riescono a far fare agli umani a livello militare. Non so se sono riuscita a spiegare. Mm, mhm. E quindi l'esperimento è quello. Associare l'umano a un militare robot. Sì, che riesca a fare cioè il più Ah, possibile simile a quello che riesce a fare un umano a livello militare. No, quindi provano tutte le... cioè usano gli uomini per programmare dei robot, Sì, esatto. per renderli umani. In futuro Sì, ci saranno, dovrebbero esserci degli umani, dei robot umanizzati. sì, ecco, sì, vedo che a ogni umano con cui fanno l'esperimento, con cui fanno questo programma, ok? C'è un robot abbinato. Quindi spesso quando sono nella legione francese vengono fatte adduzioni, abduction, ok? E quindi vengono collegati, il robot viene collegato a questa persona e i dati vengono trasferiti dalla persona al robot. Va bene, perché dopo 3 anni di contratto, di Mhm. fatto, Daniele non viene confermato? È un controsenso. Teoricamente si deve trovare il modo, non passa più un esame, una prova, e viene quindi congedato, viene buttato fuori dalla legione francese. Qual è la causa esoterica? No, dalla legione francese mi sembra che non ci è andato proprio, o sbaglio. Non era nella Marina? Ah, sì, 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 sì. Ah. Ok, e devi Mm, scrivermi mm. in Skype, Daniele. In questa chat, no, no, non con i cartelli, in questa chat tu mi scrivi in Skype e io vedo il tuo messaggio. È nel Allora, testo. alla fine nella legione straniera non c'è andato perché... Pronto? Sì, 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 Ah, sì, ok. sì. Nella legione straniera non c'è andato, nella legione francese non c'è andato perché non pensava di essere neanche all'altezza di fare l'esame, mi sembra che c'era un esame da fare, ok? Mhm. E questo è l'entità mentale. Ok, vediamole. Mm. Che livelli, che compiti, che nome? Allora, livello 3 e livello 4. Allora, uno si chiama Rino, quella di livello 3. Mhm. Allora, è quella deputata a fargli credere che
lui vale poco e quindi è quella che lo porta a raccontarsi diversamente da com'è, ok? Quindi a raccontarsi molto di più secondo lui di quello che è in realtà. A Mm, darsi delle arie, sì, diciamo, un principio di mitomania, se sì, vogliamo così. sì, Mentire per sbalordire. esatto. Quindi la mitomania non è proprio mitomania, però è un No, principio di. no. Quindi io so cintura nera di karate o altre arti marziali, questo è successo, e invece sa quattro mosse, Mm, magari non ha neanche una cintura mhm, bianca la prima o qualcosa esatto. del genere. Io ho fatto questo, ho fatto quello, ma questo anche Mhm. per darsi un Proteggersi, cioè, tono e sì, proteggersi, sì. perché se si sa in giro che è cintura nera, nessuno lo aggredisce, Si avvicina, si esatto, perché avvicina. non pensa di essere in grado di difendersi. Esatto. Sempre lì. Peccato che però questo è il principio della mitomania. Quando si Sì, vede che poi funzionano le cose, la gente giustamente crede a quello che uno dice, si perdono i freni e si arriva a un essere casino. mitomani. Mm. Eh, Qual è la causa esoterica? La 4 o la 3? La 3, la 3. La 3. Ok. Se fosse mitomania, te lo dico perché mi è arrivato, sarebbe livello 5, la Sì. mitomania vera e propria. Che non è uno scherzo, No, che non è uno infatti, scherzo. è proprio molto cioè diventi molto dipendente, è difficile proprio poi Mm. uscire da quel meccanismo. Livello 4? Allora, livello 4, Scusami, l'entità del livello mentale del livello 5 è lì, pronta, che si frega le mani, è in attesa, è nella buona domanda. linea temporale, nel progetto di Daniele, per esempio senza questa sessione. Mhm. Ehm, in stand-by, però cioè, ha visto che lui sono anni comunque che è più o meno a livello 3, quindi cioè, Non ci crede più tanto, esatto, potenzialmente sì. potenzialmente sì, sarebbe un passaggio che arriverebbe lì, sì, potenzialmente sì. Livello 4, come? Eh, Dungeon mi dice? Come? Don John? No, Dungeon, Ah, che vuol dire pericolo, no? no, quello è Danger. Giusto, Dungeon Dungeon vuol dire. è, adesso non mi ricordo se è una cosa, sai che non mi ricordo il significato preciso, dovrebbe essere tipo non cavaliere, ma una roba simile. Aspetta, te lo dico subito. Mhm. No, aspetta. Prigione? Ah, sì, boh, Dungeon? No. potrebbe, boh. Mi ricordo che ha a che fare con i cavalieri, quelli, può essere, tipo medievale, una roba così, una prigione medievale forse. Vabbè. Mi ricordo sì un libro che aveva nel titolo Dungeon, And ha sempre a che Dragon, fare. una roba del genere. Dungeon Dragon, una Una roba roba del così. genere. Ah, forse è la prigione del drago, vabbè, comunque. Mm. Dungeon e che fa? Allora, è quello che invece fa sì che lui abbia sempre una spesa imprevista per non Ah. poter essere mai tranquillo a livello economico. Bene, e quello che ha influito con la sua vacanza, la sua auto, le L'auto sue sì, spese, i suoi parenti che l'hanno rifiutato come un appestato perché non si è fatto il buchino sul deltoide e così via? sì. Allora, riguardo la macchina, sì, i parenti che non l'hanno voluto, è tutta quella parte lì è tutta di dungeon che fa sì che lui non possa essere tranquillo a livello economico, ok? Mm. Mm,
Aspetta, perché c'era un'altra parte che ho visto che adesso mi è sfuggita. Non la vedo più. Ma poi tornerà. Avevo visto un altro aspetto, non lo vedo più. Il Vabbè, dungeon. comunque, no, del viaggio che non è andato come doveva. Ah, ok, sì, ecco, è tornata, vedi? Ah, ci hanno provato. Allora, il fatto che allora, tutta la parte economica di questo viaggio che è andata male e il fatto che i suoi l'hanno rifiutato è fatta da Dungeon, ok? Il fatto che lui forse avrebbe fatto fatica a tornare a casa e a stare a casa, invece, sono delle interferenze che hanno provato a interferire per far sì che lui non riuscisse a fare la sessione, Ok, ok? va bene. Arriviamo alla tavoletta Ouija, o comunque si pronunci, visto che non si è mai capito. Da piccolo la fa con degli amici, la disegna perché non la possiede. Alfabeto, numeri da 0 da 0 a 9, sì, no. E poi la usa da solo nel garage, nella cantina, nel garage, chiede allo spirito di manifestarsi, usa una tazzina come segnalatore e la tazzina scappa via e si distrugge in un angolo, lui si spaventa tantissimo e non la usa mai più, non entra mai più in quel garage o quello che è. Sì, allora, lì c'è stato questo disincarnato che è fermo lì, è ancora lì in quel palazzo di sotto e non aveva alcuna intenzione di avere questo tipo di interferenza perché ha timore che venga scoperto che cosa è successo lì, in quel luogo lì. E che cosa è successo? Allora, quello che vedo è una lite tra due persone, due uomini, che è andata a finire male. Eh, allora, lui è morto, ma aveva torto. Ha fatto qualcosa di molto grave inteso. Ha truffato in maniera significativa l'altra persona. E c'è stata Mhm, una lite forte anche con un coltello, vedo, e lui è morto lì mhm. ed è rimasto lì. Ma la verità non è mai venuta a galla del tutto e quindi lui non vuole che si venga a sapere. Era il motivo per Ok, cui... Ecco. come nel gioco vita, come mai? Perché nel gioco vita funziona una cosa apparentemente sciocca, infatti in Europa la produce la Hasbro, che produce giochi da tavolo, come la tavoletta Ouija, perché la tavoletta Ouija si connette col mondo sottile, con i disincarnati e soprattutto con le entità. Anche il gioco vita, non so come è fatto il gioco vita, ma... No, gioco vita, la vita in cui siamo messi Ah, in questo ok, pensavo weekend. fosse, siccome hai detto Asgore, Ah, si ah, no, chiamasse no, così. no. Ehm, C'è proprio un collegamento che è stato fatto dalle entità. Si crea proprio un portale in automatico. Nel momento in cui si mettono con lo scopo di fare quella cosa lì, si scrive su un qualcosa, i numeri, le lettere e sì e no, si apre questo portale canale energetico in automatico. Quindi se la persona non ha altre interferenze che bloccano questo canale per vari motivi, il canale è aperto e quindi ci può essere, vabbè, ciucciano l'energia tantissimo, incutono, lo scopo è ciucciare energia, incutere timore, negatività, dare anche spesso notizie negative in generale Mm. per far sì che poi dopo
la persona possa essere interferita, quindi riescono a iniziare magari un programma di interferenza o un'interferenza in quel momento lì, tenerla sempre con una vibrazione abbastanza bassa per poter ciucciare energia più facilmente. Sono cose abbastanza pesanti, cioè come canale è una cosa che è abbastanza spiacevole. Perché non ha preso con Daniele? No, è perché l'ha fatto in quel posto lì. Perché è L'ha fa- capitato un disincarnato. esatto, è È capitato ancora così lì e il non aveva... disincarnato? Sì, Cosa vuole fare? Nel momento stesso in vuole cui proteggere il suo segreto. Ok. Sta lì per Nel momento proteggere in il segreto. cui ci vede, sa già tutto. Mm, Quello che facciamo, dove li mandiamo, non c'è mm. bisogno di spiegarglielo. Da lì, da dove si trova, vede tutto, se vuole. Vuole o non vuole? Vedere o fare o Fare. andare, tu dici. Ha paura che venga svelato il suo segreto se lui non rimane lì. Beh, insomma, è il contrario. Che se rimane lì, rimane un gioco dove era la tal persona che ha truffato e poi lui è stato assassinato, cosa vuole? Che Eh, segreto ha? Il Pulcinella infatti. non ha ucciso, è stato ucciso. Mm-mm. Di che anno stiamo parlando? 1907. Ok. Ci stanno ascoltando, eh? C'è qualcuno che Chi è che ci interferisce. ascolta? Non so, sento il mio eco. Quelli che hanno interferito durante questa settimana con Daniele. Quindi militari? Sì, 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 infatti avevo visto prima che era Dove militare. sono? Sono un po' qua, un po' da te. Come sono fatti? Vedi. Cioè, di che Eh, paese sono? mm, mm, allora, mm, sono una parte, no, allora aspetta, perché allora fanno parte di un programma che ha sede in Germania, però non è tedesco, la sede è lì per l'Europa, Mhm. ma i militari sono svizzeri. Penso siano i soliti che cercano di ascoltare, di interferirci. Mm. Ieri Mm, hai letto il mio messaggio, no? sì. Ieri chi è successo? Quel tizio, 3 volte. No o sì? Sì, 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 assolutamente la stessa cosa. Ma è legato a Daniele? Allora, è legato a Daniele, ma rispetto a quello che fanno dove lui ha fatto il militare, non alla Legione francese. È un programma che fanno lì dove lui ha fatto il militare. Allora, fanno qualcosa, aspetta. Come ha fatto a sapere Mm, esattamente io dove fossi? Perché per 3 volte mm. mi è comparso dal nulla questo personaggio. Che tra l'altro, se vogliamo, mi ricorda anche un po' Daniele. Stesso taglio di Mhm. capelli. Stesso taglio di capelli. Sì, 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 ho sentito. Col telefono lo sanno. Continuano a prendere le nostre Informazione. posizioni, sì. Poteva entrare in un'ape o così, ma era più semplice, aveva bisogno di usare un corpo umano. Mm. Ok, questi militari tutti davanti a te. Mhm, Sia quello di ieri, sia quelli legati a Daniele, sia quelli che ci sì, controllano il lavoro. sì.
è imminente la sessione Q2, la Mhm. temono? Temono tutto quello che abbiamo intenzione di fare. Mhm. È di nuovo riapparso sotto la mia foto, Ancora. Mm. invece del mio nome e cognome, quello che ho Mm. scritto a Daniele nel testo di questa chat per fargli capire dove era necessario scrivere. Cioè 3 volte io a caso ho schiacciato un tasto, ho Sì, scritto 3 volte G, GGG, sì. ed è apparso GGG sotto il mio nome, Mm. non ha senso. L'altra volta era apparso solo il mio nome senza il cognome. Mhm. Che succede? Perché? Sono problemi di Skype. Un programmatore mi direbbe: ah sì, la versione beta, dobbiamo Sì, sì, aggiornare. Ok, certo. va bene. Vabbè, Però qual è la causa no, esoterica? Dietro ogni cosa c'è una causa esoterica. Questo lo assolut- spiego ai neofiti, no? Dietro il sì. mal di schiena c'è una causa esoterica. È nata prima la causa esoterica o il mal di schiena? L'uovo o la gallina? Dipende. Non è così necessario. Sono tante cause. Non so, il mal di schiena è dovuto alla mia cattiva postura, a un disincarnato attaccato, a me, alla schiena, che significa, che ne so, affrontare il modo in cui affronto la vita, Mhm. quindi lo affronto in maniera dolorosa, mi fa male la schiena. Da un punto di vista alimentare, perché mangio tante uova che fanno venire mal di schiena, non lo so ovviamente, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte valide, non c'è una che causa Mm, l'altra. mm, mm. Il disincarnato che causa il mal di schiena fisico, a volte è tutto insieme. Diciamo che quella più ignorata, la causa esoterica, è spesso anche la più importante. Se togli il disincarnato, il mal di schiena non c'è più. E i medici dicono: boh, 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 chissà cosa è successo. Boh, Peccato che questo è un fatto. Questo mi è già successo proprio sul mal di schiena un'infinità di volte. C'era un disincarnato, la mamma morta, e poi togliendo la quale il mal di schiena con cui si è nati non c'è più. A 45 anni scompare. Tutti diranno, ecco, autosuggestione, il potere della mente. Ok, però noi abbiamo visto un disincarnato. Quindi, mi sono dimenticato cosa stavo chiedendo. Come mai ti appare GGG al posto del tuo nome? Esatto. E come fanno? Riescono tramite Sky a entrare, ad ascoltare. Si vede che stanno provando anche a interferire, ma non ce l'hanno fatta, quindi ascoltano, Sì, l'altra volta registrano. hanno interrotto la Sì, registrazione e l'hanno riattivata immediatamente dopo. Questo perché hanno registrato? sì, registrano. Ok, come fanno a non entrare nel totale di partecipanti della chiamata? Siamo in 3, dovrebbe essere 3 su 3. Vabbè, a livello esoterico hanno tutte le tecnologie possibili. È come se prendono il segnale elettrico che fa sì che c'è la connessione, ok? E Mhm. lo traducono. Prendono il segnale. Va bene, questi È fanno come se- parte del deep state. Certo che sì. Breve status quo, stato di fatto del deep state. A che punto siamo? Io li vedo sempre più. Allora, vedo, ti descrivo quello che vedo a livello proprio globale. Vedo che sono stati accerchiati, cioè proprio vedo un cerchio abbastanza Attorno. grande ancora, sì, attorno di, di quelli che stanno contrastando il deep state, ok? E che pian piano ha con degli strumenti molto forti e molto validi che, a cui loro, che quelli del deep state non riescono a contrastare e pian piano stanno schiacciando il cerchio sempre più piccolo e man mano che schiacciano il cerchio loro quelli che contrastano il deep state si moltiplicano, ok? Mm, mm. Ok. E
Quindi il deep state stanno tirando fuori tutto quello che gli viene in mente, qualsiasi strumento possibile e immaginabile gli viene in mente in questo momento, perché sanno che hanno ancora poco tempo e si stanno proprio stanno come implodendo, ok? E mentre implodono usano di tutto e di più A che fine? per Fare incetta di anime, tra primo, virgolette? sì, ciucciare tutto quello che possono, anche se eh, non sono è energia che vibra basso, cioè diciamo la media mh, con l'inserimento di quel Cinivaccate. Mhm. ecco, esatto, le vibrazioni si abbassano tantissimo, quindi sì, ciucciano tanto, ma eh, che vale Poca poco, roba. tra virgolette, E esatto. al contempo chi è cinivaccato non contribuisce all'innalzamento di una frequenza globale, chiamala Esatto, frequenza di Schumann, chiamala, che è quella che esatto, sta aumentando. sì, che è Ok, quella che sta va bene. aumentando. Aumentiamo la frequenza di Schumann, Sì. Elena. Connettiti con tutti quelli che non sono cinivaccati, Eh? che hanno questa informazione, è fondamentale. Occorre prendere il posto di tutti quelli cinivaccati e Mhm. anche più. Quindi ognuno vale per 10, Sì. almeno. Anche di Esageriamo. più che 50 direi. Anche 50. Ognuno vale per 50, ognuno deve farsi carico di un aumento della vibrazione di 50 volte e anche di più. Perché non Mhm. 250? Mhm. Perché non 1000? Perché aspettare? Perché i tempi non sono maturi? Perché i tempi sono maturi e adesso? Assolutamente. E adesso non è tra X, è adesso. No. Mm. Deve crollare tutto. Tutto deve crollare adesso. 1000, non 50. Ognuno ha la pillola V, ognuno ha la pillola vibrazione, ognuno ha quella pillola che permette di capire profondamente che non esiste un livello vibrazionale massimo. Non esiste. L'altro giorno con Sabrina l'abbiamo dato alla cliente in eterico e l'abbiamo alzato a un livello assurdo. La cliente non era abituata e ha accusato mal di testa. Se anche fosse, poteva tenersi quei 5 minuti in mal di testa e assestarsi su quel livello. Ha invece chiesto in Skype di abbassarla, l'abbiamo abbassata comunque a 50 miliardi, che è una cifra folle. Daniele adesso sta a 250 mila. Eravamo a 350 miliardi. La signora ha chiesto di abbassarla, l'abbiamo abbassata. Io chiedo a tutti di farsi venire il mal di testa, di salire a 1000 miliardi, Mm. tutti. Ecco, è proprio quello che stavo facendo, 1000 miliardi di miliardi. Chi vuole anche 2000, chi vuole anche 10.000, chi Mm, vuole mm. anche 100.000. Non c'è un limite, non c'è. Dimmi cosa succede. Vedo proprio la vibrazione, adesso è arrivata a 1000 miliardi di miliardi. Di Vedevo chi? proprio Di tutti? di tutti, sì, di tutti. Vedevo proprio questa vibrazione dei consapevoli, ok? Mm? Ehm, prima erano una cupola sopra, no? Quindi sopra quelli che devono essere braccati, ok? Mhm. Così, e pian piano è scesa, aumentava la vibrazione e la vibrazione di 1000 miliardi di miliardi proprio li spazzava via come così, con dei vortici di vibrazione altissima. Vedevo proprio come una cosa illuminata, come una luce assurda così, che continua così. Ok. E continua, e continua, e continua. E non lascia che nessuno possa rifare niente. Cioè, è proprio una pulizia continua. Non si faccia più cinivaccare? Mm. Questo Eh, intendi? No,
tutto, che spazza tutto ciò che non va bene per l'evoluzione. Quindi Ok. vibrazione sia a chi, cioè elimina questa cosa del Cinivac e spazza via tutto il deep state, proprio una cosa, pulizia di tutto. Ok, questo processo lo inneschiamo, è in Mhm, divenire, non si arresta, mm, non dobbiamo alimentarlo, dobbiamo semplicemente innescarlo. In realtà non dobbiamo fare niente, ma qui le cose sono a rilento, domani, no, forse, no, no, vediamo. guarda, Io voglio adesso, sì. se deve succedere adesso. Mhm, Adesso. Se ci sono altre linee temporali in cui è tutto a rilento, a me non interessano, io sono adesso. mm, Io creo questa linea temporale in cui voglio essere e dove c'è la parola adesso. mm. Adesso, ora. Causa esoterica del sovrappeso di Daniele. Scomparso con grandi ore di allenamento durante il periodo legione, i 3 anni di legione, no, di legione fascista, no, di eh, allenamento militare, carriera militare. Beh, è una sua attivazione fisiologica, l'aumento di peso è proprio la sua fisiologia che ha un'attivazione rallentata, tra virgolette, ma anche perché ha un'alimentazione che cioè mangia spesso le stesse cose tanto, Mm. ok? Poco variata e molto Poco abbondante. variata e molto s'abbuffa eh, e mangia tanto della stessa cosa. Ma diciamo che Daniele è una fortuna, Tendenzialmente lì. Mm. ha visto che il suo sovrappeso è legato alla non attività fisica, perché Mhm. facendo attività fisica ha perso, è arrivato al peso forma perfetto. Mhm. Poi si è fatto male alla caviglia e adesso non cura la caviglia, che gli impedisce di fare sport. Quindi tiene poco a se stesso, perché finché la caviglia non va in cancrena, lui diceva, io non mi attivo con esami medici, ingessature. La caviglia si è gonfiata alla prima passeggiata un po' impegnativa e lui ha mollato tutto. Causa esoterica di questo non volersi bene. È sempre l'interferenza di livello 4. Scusa, di livello 3, ho sbagliato. Di livello 3 che Vale poco. dice che valgo poco, quindi è inutile che... Sì. Va bene. Chiamiamo come i disincarnati la madre Mhm. e la figlia gemella non nata. Mhm. Ok, mi viene subito una cosa della figlia gemella non nata Mm. che dice eh, con quella sperimentazione diciamo è stato tutto diviso in due e quindi una delle due doveva sacrificarsi e mi sono sacrificata io. Quale sperimentazione? Il progetto relativo. L'intervento, no, l'intervento che hanno fatto per la Ok, placenta. Mm, ok. mm. Chiamiamoli tutte e due. Sì, ci sono tutte e due. Chiamiamo anche l'aborto spontaneo, va? Mhm. Se la vedi come parte subliminale, se è una parte eterica, immagino sia già tornata nella pasta delle parti eteriche. No, in effetti non c'è, sai? È già andato, sai? Ok. Mm, mm. Praticamente le parti subliminali sono parti eteriche con una personalità, Mm. nel senso, la parte eterica pura è una pasta energetica che poi torna in un calderone e un po' si mischia, no? Quindi quello che era la parte eterica di un gatto torna in una specie di calderone, può tornare a reincarnarsi come parte eterica di un cane, di una pianta o di un uomo, volendo.
di un essere umano. La parte subliminale no, quindi ok, questa parte eterica è venuta a fare un'esperienza di questo tipo. Sì, Perché? perché la parte subliminale voleva fare quell'esperienza lì. Quindi c'è una parte subliminale dell'aborto spontaneo. Sì, la parte, sì, però adesso è da un'altra parte. È arrivata, ha fatto l'esperienza ed è andata. Sì, Dov'è adesso? mi dice Stati Uniti, al confine col Canada, ed è in un bimbo di 4 anni. No. Mm. Che ovviamente non è un figlio mancato di Daniele, è semplicemente questa che è Sì, venuta, ha fatto un'esperienza, poi se n'è sì, andata. sì, era Ma quello che così, voleva fare, basta. per curiosità, questo Mhm. bimbo, la parte subliminale di questo bimbo di 4 anni canadese, è stato in un'altra vita con Daniele? È stata? Allora, lo vedo, sì, lo vedo, erano compagni, facevano parte di un esercito. Ehm, cos'è? Boh, potrebbe essere periodo romano o medioevo, aspetta. Forse medioevo, sì, in Scozia. Erano soldati a piedi, sai, che si schieravano sui campi, su questi enormi prati, si Mhm, incontrava, cioè, quando facevano le battaglie, e li vedo che loro erano davanti a piedi e facevano parte di questo esercito. mhm. Vabbè, Sì. Mm. chiamiamo la madre e la gemella. Mhm. Mhm. Ci sono qua. La madre dice che da questo, in questo stato di disincarnata è più, si sente più libera di essere di supporto a suo padre, Mm, cioè a suo marito. Mm. Perché in vita era troppo, mm, non viene la parola, era troppo, dura, di comprendonio, no, era troppo, cioè suo marito soffocante. esatto, la soffocava troppo. Ah, ok. E la gemella? E la gemella appunto dice mi sono sacrificata io e boh, è rimasta qua perché boh, non sa come, non sapeva finora come andare, cioè Va pensava che era bene, quello il suo stato. portale Mhm, aureo. mhm. Sta entrando già la nonna, la mamma di Daniele. Ok, e adesso la gemella. Ok, ok. Sono andate tutte e due, avevano l'informazione chiara di che cosa fosse il portale aureo. Benissimo. Mm. La madre vuole lasciare un messaggio al figlio? No, quello che gli ha detto è andata. Benissimo. Mm, mm, mm. Ok, abbiamo visto tutto. Cosa vuole fare Daniele?
Daniele si è alleggerito molto, i pesi che aveva sono diventati palloncini, quindi quelle corde lì adesso sono verso l'alto e sono palloncini con cui lui adesso può volare. Si sente proprio leggerissimo, alleggerito tantissimo ed è molto contento di vedere, di essere consapevole di quello che ha visto e di quello che può fare ora. Essere su questi carichi, vedendo appunto. Mhm. Mhm. E quindi? Allora, c'è la PS che insiste che vuole parlare. Mhm. Eh, Falla parlare. sì. E la cosa che vuole dire è che è fondamentale che lui si liberi dei chili in eccesso per poter volare, Mhm. perché anche quello fa parte del sua zavorra. E quindi deve trovare comunque la strategia per far sì che lui perda i chili e stia in forma a livello fisico, perché altrimenti anche a livello fisiologico, dice lei, degenererà e morirà molto prima di quello che potrebbe vivere invece se lui perde i chili. Mhm. E lei vuole che sia così. Così riuscirà lei a essere libera di fare l'esperienza che vuole fare, altrimenti non ce la farà. Ok, Mhm. andiamo al cluster. Mhm. Vedo ogni contratto di questa vita è come se fossero delle punte, sai, tipo delle stalagmiti, Mhm. ok? Le punte basse sono i contratti di questa vita, invece le punte altissime di tutte le altre vite. Mhm. Che vuole fare? Un gran Eh, casino in questa grotta. sì, sì, sta tirando giù tutto. Gli ho passato l'informazione che può farlo, cioè, istantaneamente senza dover togliere ogni punta alla volta. E lo fa. Sì, Quante sono queste punte? Tante quante le quasi 3000 vite? sì, sì. Quindi è Mhm. una grotta? Cos'è? O tu le vedi così, No, come io le vedo, sì, non stalagmiti? sono proprio cioè, è come se fossero stalagmiti, ma regolari. Ma Eh, vengono dal soffitto o dalla No, terra? dalla terra, dalla terra. Ok, perché non ricordo mai quale è una e quale è l'altra. Quindi diciamo Stala- delle punte le dalla stalagmiti terra, sono da sotto, sì. stalagmiti da sotto. Mm. Ci Mm. sono ancora, le ha buttate tutte Sì, in un sì. portale definitivo. Mm. Ok. Sta Andiamo buttando. all'avatar. Le buttate? Sì, ha chiuso adesso il portale. Andiamo all'avatar. Mm. Infatti, tutte le volte mi fanno ridere sti Perché? avatar. Perché? Perché? Perché già si è già messo immobile lì, ha appoggiato il mento alle due braccia con i gomiti appoggiati di fianco alla tastiera. Cioè, vedo proprio questa Mhm. scena. Sa già qual è il destino suo. Vabbè, sono dei fantocci alla fine, Mm. sono dei Vedete? programmatori di programma, Sì. quindi solitamente non hanno neanche la faccia. No, no, infatti non ce la faccio. Via tutto. Se Daniele vuole, ovviamente. Mm. Se no Sì, lo sì. lasciamo. Ah, no. È venuta un'informazione. Mhm. C'è qualcuno, Mhm. adesso non ti so dire dove, ma mi è venuta questa informazione che eh, vorrebbe fare una sessione per vedere cosa c'è e lasciare tutto. Come, ehm,
come se fosse interferito da una nuova interferenza Mhm. che vuole usare questo canale per vedere cosa facciamo e cosa vediamo noi. Ma lo conosciamo questa persona? No, 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 non so. Arriverà come cliente, tra Eh, virgolette? sì, Lo riconosceremo? secondo me sì. Ci sarà un Vabbè, particolare che ci fa... Mhm. ce lo fa capire. Va Sì. bene. Ma è legato a qualcuno di umano o a un'interferenza? No, è un'interferenza che vuole Mm. usare questo canale, la nuova strategia. Sono un po' disperati, quindi vogliono provare Vabbè, questo. ma anche se venissero a vedere, vengano a vedere, non è Sì, che è un sì, problema. Quando uno butta calci nel culo l'avatar nel portale, lo fa anche se loro hanno fatto le loro analisi, ok, insomma. certo. Vabbè, quindi chi se ne frega? Sono della Mhm. Lega del chi se ne frega, Mm, grande mm, Ghina. mhm. Bene, buttato via tutto, Sì, Daniele ha ancora le due entità mentali, 3 e 4, responsabile del suo tu vali poco e responsabile delle sue continue no, spese. no, no. Ha ancora le entità eteriche, il rettiliano rettangolo, il militare Reddi, Zeus Mhm. Odino. Aveva IDL? Sì, ne aveva 7, 4 del livello 3 e 3 legate al livello 2, 4, 4. cioè il contrario. Ok. Aveva cloni? Ne aveva uno chiuso in stand-by in una teca di vetro, tipo. Ok. Ha ancora impianti? E aveva impianti? Aveva impianti, eh, una tiroide, uno qua, due sui piedi, sulle caviglie. Ci sono ancora? No, 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 Ok. mhm, Ha qualunque tipo di interferenza ancora? no, via tutto. Vibrazione finale. 1 milione. Solo 1 milione. Mm, adesso sì. Ha visto cosa hanno fatto i non cinivaccati? Mm, Vuole la pillola V di vibrazione? sì. Quello che vedo è che avrebbe bisogno di uno strumento per andare verso la sua evoluzione un po' più velocemente. Lui cerca l'evoluzione, ma è molto come se facesse i passi un po' come una tartaruga, no? Ok? Mhm, Quindi anche la vibrazione che si è alzata, cioè la voleva alzare molto di più, ma va molto lentamente. mhm. Sì, Dovrebbe trovare uno strumento per farlo più velocemente perché sennò non sì. riuscirà. Allora, stavo dicendo che lui evolve nella direzione giusta, così nel qui ed ora, Mhm, dopo la sessione e tutto, evolve, ma un po' come se fosse una tartaruga. Ok, dovrebbe trovare uno strumento per evolvere un po' più velocemente, perché sennò si troverà a non stare dietro all'evoluzione della realtà che lo mhm. circonda. Ok? Cioè, vedo proprio come se va così, lui invece va così e quindi andrebbe dalla parte sbagliata. Deve proprio trovare un modo per seguire la velocità giusta. Ecco. Ok, ma questo è dovuto a quale motivo? Quale ragione? In parte il peso, in questo caso? Sì, 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 è quello che diceva prima la PS, che è necessario proprio, è come se il peso del suo corpo fosse proprio La famosa zavorra. zavorra, esatto, è come se Ma fosse non... la corrispondenza concreta. Ecco. Ah, ok, è una Ecco, manifestazione. Ovviamente non stiamo parlando fisica. di estetica, non stiamo parlando No, di maggior peso che incide chiaramente sul fronte salute, no, no, perché questo purtroppo è vero. Oggi si tende a demonizzare chi insiste nel mantenere un peso forma con questioni di orgoglio, body shame, no? Cose del genere. Ricordiamo che non avere un peso forma significa andare verso la malattia, punto, vabbè, tutto semplice. funziona molto più. Eh,
molto più semplice per la malattia farsi largo, con Esatto. diabete, problemi articolari, tutto. Cioè, Tutto. le stesse strutture devono badare a più tessuto, quindi va da sé che si affaticano Assolutamente. ecco, che il sistema si affatichi. È normale, è logico. Bene, nuova vibrazione dopo tutto questo intervento. Ok, è riuscito ad arrivare a 100 milioni. Ha colto, Ok, ha visto come fare, ecco. da 1 milione a 100 Sì, milioni. Bene, questo è un processo in divenire per Daniele, sì. quindi potrà alzarla quanto vorrà. Mhm. Nuova consapevolezza. 180. Bene. 100. PSPE, c'era poca PS prima. Sì, 45 PS e 55 PE vanno poi a compensarsi un po'. Ok. No, non tanto. Vite precedenti, quasi 3000. 2003. Ok, se ne sono eliminate molte. Una Mm. qualunque, la più importante, che è stata eliminata. Mi fa rivedere quella là che ho visto col bambino, quella dove era soldato Ah, al fronte, perché era collegata sempre al programma militare. ah, Mm. ok. Il bambino di 4 anni, quello lì, no? Di Mhm. adesso, Sì, era destinato a una qualche carriera sì, militare esatto, e sì. adesso non più? No, adesso ha la possibilità, assolutamente. No, 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 adesso così no. È stata eliminata quell'interferenza. Cioè, è ovvio che può È diventare, sì, infilarsi in una carriera militare, ma certo, in non un'altra. in quel Non progetto. per esatto, non è più in quel progetto. Assolutamente quel progetto gli è stato eliminato in automatico. Percentuale di cervello utilizzata da 7 al Adesso siamo a 8. 8, perfetto. Mhm. C'è qualcosa che può fare Daniele per aumentare lui questa percentuale? Allora, vabbè, lo vedo proprio che se lui fa movimento, fa ehm, uno sport individuale ripetitivo, può essere o correre o non so, esercizi di vario tipo, Mhm, oppure nuotare, oppure tipo mi viene la canoa, no? Una cosa mhm. individuale e ripetitiva lo E c'è aiuterà. dove sei tu, Daniele. Ok. Ehm, ok, questo lo può aiutare molto. Poi fare un esercizio intellettuale mentale. Ehm, può essere tipo scrivere ogni giorno qualcosa in maniera con parole ricercate, ecco. Ok, magari utilizzando anche il vocabolario, non so, un esercizio di questo tipo intellettuale, anche solo una pagina, una frase Mhm. fatta così. Queste due cose qua. E poi avere qualcosa, se riuscisse ad avere un piccolo spazio, anche magari non tutti i giorni, ma una volta a settimana, dove avere a che fare con la natura, tipo piantare delle piante o potare oppure tagliare legna, non so, qualcosa così, anche solo un'oretta, 1 o 2 ore a settimana. Ecco, queste tre cose qua. Ok, il messaggio l'abbiamo già dato, no? La PS l'ha data. Sì, aveva già dato prima, sì. Chiamiamo tutte le persone che conosce Daniele, per esempio i tuoi 3 figli, la moglie o compagna, li invitiamo nel Mhm. cinema a vedere in un istante tutto il film della sua sessione. Ok. Vengono tutti? Sì, sì. Ok. Vediamo se ci sono disincarnati che vogliono farsi vivi, che stanno nei posti in cui vive o lavora o passa il tempo Daniele e non, e vogliono fare lo stesso percorso
eh, del disincarnato nel basement, nella cantina, della cantina. Mhm. Mhm. Ce ne sono 6 che non li conosco, non conosco, Daniele non li conosceva personalmente, ma erano, diciamo, nell'entourage della sua realtà. Ok, tutti nel portale Sì, Aureo. stanno andando, hanno visto il film e stanno andando. Come lo vedi, Daniele, adesso? Allora, adesso lo vedo sempre con i palloncini, però ora si è alzato da terra un po' e porge la mano ai suoi figli e alla sua compagna, come per dire, venite, seguite il mio esempio, tra virgolette, così riuscite a volare anche voi. Ecco, il senso era quello. Ok. Va bene, Elena, pronta a tornare? Mhm. C'è qualcosa da aggiungere, qualcosa che non mi hai detto perché non te No, l'ho chiesto? no, 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 quello che mi arrivava te lo dicevano, no. Il processo di consapevolezza globale, riassunto con Sto la andando parola avanti. adesso, è, riassunto con la parola adesso, è Mhm. in essere. Sì, sì, continua, continua. I cattivi sono sempre più accerchiati. Mhm. E ricordiamo che non stiamo aspettando che qualcuno ci salvi, stiamo salvando noi stessi. Esatto. È una questione di consapevolezza, è una questione di creazione Mm. eterica. Ognuno nella sua vita deve creare delle cose, non deve aspettare il Salvatore. Nessuno salva nessuno, tutti salvano se stessi. Non concentratevi sui vostri figli, poverini, poverini, qualcuno li Mhm. deve aiutare. Aiutatevi voi e insegnate ai vostri figli di aiutarsi da soli. Funziona così. Non ci hanno insegnato così, ma funziona così. Mhm. Tutti quelli che mi scrivono aiutami, smettano di scrivermi. Aiutate voi stessi. Scrivetemi già sicuri di fare quello che volete fare per aiutare voi stessi. Io non vi aiuto, non posso aiutarvi. Io fornisco un servizio, non vi aiuto. Aiutami è già sbagliato, è l'approccio sbagliato. E anzi, mandiamo anche in eterico, Elena, visto che io sono Mhm. molto stressato, a tutti quelli che mi contattano, Mhm. la pillola S, la pillola sveglia, leggete queste mail che vi mando, le leggete fino a che le avete capite, poi agite in 2 mosse se volete, se no non mi scrivete più. Perché le persone che mi scrivono, nella maggior parte dei casi, vogliono un'assistenza passo a passo, come i bambini piccoli, e io non la do, io non ve la do. Già è un approccio sbagliato. Purtroppo stanno aumentando a dismisura. Quelli senza pillola, svegliatevi, svegliatevi, leggetele queste mail, sono facili, semplici, veloci, rapide. Qualunque interferenza va nel cesso. Che sta lavorando in tal senso finisce subito, interferisce con me gravemente, quindi finisce subito nel cesso, subito. Non so se avete capito che qui le cose devono cambiare, tutte subito. Non c'è più un rimando. No, non posso, ma vediamo, quelli sono fuori. Chi c'è, chi non c'è, se ne va nella sua linea temporale del cavolo. C'era qualche interferenza su questo punto, da questo punto di vista? Sembra ormai che chi mi contatta non riesce neanche più Ah, a ok. fare 1 più 2 uguale 3. Aiutami, cosa fa 1 più 2? Ma come? Conta nelle dita delle tue mani, non te lo devo dire io, non me lo devi neanche chiedere. Fa 3, lo sanno tutti.
No, più che interferenza lì è proprio che molte persone in questo momento sono abbastanza eh, squilibrate, anche proprio a livello mentale e emotivo, anche se hanno un certo grado di evoluzione, però si trovano a un certo punto a cercare l'aiuto fuori perché sono un po' squilibrate a livello emotivo e mentale e quindi si rivolgono a te scrivendo aiutami, cercando l'aiuto esternamente, senza avere ben chiaro che noi, il nostro lavoro è semplicemente fargli vedere in eterico cosa, cioè portarli a fare in un posto che loro non sono in grado di vedere e poi agiscono loro comunque anche in eterico, non è che facciamo noi. Esatto. E questo non è ben chiaro. Deve diventarlo ben chiaro però. Esatto. Con la Noi pillola facciamo c'è quell'informazione lì. ok, la pillola sveglia. Mhm, Pillola e sveglia a tutti. Mm? mhm, Chi non la vuole prendere, non mi scriva. mhm. Pillola NS, non scrivergli. Chi non vuole la S, prende la NS. NS. Non mi scrivere. Va bene, sei pronto a tornare? Mhm. Va bene, disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.